Ogni volta che faccio un lavoro dove magari ho un minimo di margine e mi rimangono 2 soldini, puntualmente mi compro il giocattolo nuovo. Forse è per questo che sono sempre povero come la merda. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. È da un po' che non vi facevo vedere qualche nuovo attrezzo. In realtà purtroppo ho questo difetto che investo continuamente in nuova attrezzatura per tenermi al passo con nuovi prodotti, per avere cose che magari mi mancavano per fare certe lavorazioni, ma fondamentalmente per avere l'oggettino, il giocattolino nuovo da testare che a noi amanti del fai da te, professionisti che lavorano in vari ambiti, fa sempre piacere, ecco, comprarsi l'attrezzo nuovo. È inutile negarlo, siamo maschietti, non che non ci siano femminucce amanti del fai da te, però da che mondo è mondo, la maggior parte degli utenti di questi prodotti è il pubblico maschile. Oggi vi faccio vedere una roba che avevo visto già da un sacco di tempo, prodotta da varie marche, l'ho poi trovata dalla Makita. Makita, come sapete, è il marchio della mia attrezzatura, non è un video sponsorizzato, non mi hanno regalato nulla, magari un giorno riuscirò a collaborare con Makita o qualche altro produttore, ma ad oggi sono un utilizzatore, un consumatore che acquista l'attrezzatura e ho scelto questo marchio. Lasciamo al bar le chiacchiere meglio, peggio, Milwaukee, Ilti, eccetera. Io uso questo. Questo prodotto è una mini smerigliatrice, ok? Di quelle che si tengono in mano. Mi ha sempre attratto questo tipo di oggetto, non ce l'avevo, l'ho comprato. Allora, lo trovate su internet in varie configurazioni, vi lascio poi dei link in descrizione per Amazon. Io avevo preso un'offerta con la valigia e degli accessori, ma ad esempio trovate anche solo la mini smerigliatrice da sola sciolta, che costa circa 140 euro, un prezzo assolutamente in linea con la qualità del prodotto, perché se avete già le batterie come me e la serie è la 18 volt, la usate tranquillamente. Vedrete che ci sono, anche guardando su Amazon, dei prodotti che sembrano uguali a questa, fatti uguali eccetera, magari sembrano delle sottomarche o prodotti simili non marchiati, ma vi garantisco che non è così, perché questa che vi faccio vedere oggi è fantastica, ha una solidità, una costruzione che veramente me l'hanno fatta adorare. Ora non facciamo spoiler, andiamo avanti col video, la spacchettiamo, poi facciamo qualche test. Però prima di andare avanti mi raccomando che non costa nulla, per voi è solo un click, a me del resto è un grosso supporto per far crescere il canale. Buon video! Ok, valigie di nuova generazione, le solite che abbiamo adesso su Makita, DMC300ZJ. Vediamo un po' cosa ci danno in confezione. Allora, manuale, istruzioni eccetera, va bene. Questi li tolgo perché li ho presi io e ci arriviamo dopo. Allora, in dotazione ci danno un disco per piastrelle, un disco comunque diamantato, un disco da taglio normalissimo e un disco universale. Questi sono quelli che tagliano praticamente di tutto, quindi plastica, legno, metallo, eccetera. Poi 2 batterie da 5 A Makita, tra l'altro scarichissime. La nostra mini smerigliatrice che è chiaramente molto maneggevole, si prende in questo modo. Abbiamo qua lo sblocco per far partire il motore, possibilità di invertire il senso di rotazione che non è assolutamente da sottovalutare. Qui abbiamo un sistema di filtraggio per l'aria e le polveri, qui abbiamo il supporto del disco, qui c'è il blocco per tenerlo fermo. Allora, vediamo un po' cos'altro ci può servire. Questo basta allentare in questo modo, è il sistema di taglio a mo' di sega circolare, ok, con una sua guida, molto utile, con questo aggancio rapido che si monterà in questo modo, quindi lo inseriamo dentro, lo agganciamo, qui uscirà il disco, regoliamo la profondità, abbiamo anche la possibilità di aspirare e questo potrebbe essere abbastanza comodo. Credo non lo userò mai, però c'è. Vediamo subito come funziona. Allora, prendiamo tranquillamente un disco da taglio. Qua sotto, eccola qui, c'è la chiave a brugola in dotazione, perché noi, tenendo premuto il sistema di rotazione, dobbiamo togliere completamente questa vite, quindi non è un sistema ultra rapido, però così è. Dobbiamo dividere queste due parti, quindi mettiamo la base, mettiamo il disco, chiudiamo e stringiamo poi la vite. In questo modo
abbiamo montato il disco. Il giorno che si spana l'esagono interno, perché secondo me succederà, abbiamo poi la possibilità di usare comunque la chiave fissa. Batteria che sarà sicuramente scarica, quindi metto in carica le batterie e vediamo di nuovo come si presenta l'adattatore una volta installato. Vedete che possiamo fare una cosa del genere, che potrebbe anche tornare utile. A me interessa avere la maneggevolezza di entrare in spazi angusti e di non dover tenere il flessibile che si muove eccetera. Questo è molto più versatile. Chiaramente ho subito acquistato dei dischi di ricambio, quindi dei dischi da taglio normalissimi da 1.2, e poi ho provato a prendere anche questo, che è un disco sempre universale per tagliare principalmente il legno. È più o meno un equivalente del suo Makita in dotazione, ma ne ho già preso uno di ricambio. Va bene, lo metto in carica e proviamo a fare un po' di tagli per valutare se effettivamente ho fatto un buon acquisto ed è così comodo. Ok, batteria carica. Chiaramente queste sono la nuova versione con i LED. Inserimento. La pesantezza dell'oggetto sale notevolmente a causa della batteria da 5, si potrebbero usare anche batterie più piccole come quelle da 3, però rimane comunque abbastanza bilanciato, non bisogna fare tanta forza per fare questo movimento nonostante il peso della batteria. Proviamo a fare un avviamento. Non si può regolare la velocità, però ha un soft start e appena lasciamo ha il freno immediato. Proviamo a invertire senso. Vedete che va in là oppure in qua. Questa roba è tremendamente comoda, perché quando tagliate e non volete magari spararvi scintille addosso di qua, invertite il senso e le mandate di là. Sembra un dettaglio ma invece è molto comodo. Ora vado a tagliarci della canalina, è una delle cose che farò più spesso con questa mini smerigliatrice. Proviamo subito a fare un taglio su una canala con il dischetto da taglio. Ora farei qualche prova di taglio metallo, legno, per provare il disco quello multimateriale. Vediamo come si comporta. Sempre disco da taglio ma su un angolare di ferro. Ora disco multimateriale su legno. Non brucia a differenza del disco da ferro. E questo è tutto, vi ho fatto vedere questo nuovo oggettino. In realtà nel tempo ho comprato altre cose, man mano che riesco le porto sul canale. Questa è pazzesca, è comodissima, mi trovo benissimo, la uso sempre. L'ho usata anche per, che ne so, entrare dentro la battuta delle elettroserrature quando magari bisogna dare una molatina. L'ho usata in un sacco di contesti, è comodissima, tra l'altro consuma pochissimo. Ha preso posto fisso nel furgone, ma può anche essere però che eliminerò il flessibile portatile, la smerigliatrice, quella un po' più grossa. La volta che ti serve hai questa piccola, se non basta ti carichi quella più grossa, ti carichi quella a 230 volt, ne ho 6 o 7 smerigliatrici in base a cosa bisogna fare, ma questa da avere sempre dietro vi garantisco che è fantastica e comodissima. Questo è tutto, se vi è piaciuto il video un bel like, mi raccomando iscrivetevi al canale. Giovedì sera diretta in negozio, c'è sempre un caffè che vi aspetta. Grazie a tutti, ciao da Massi Dattoli.